Episodio 7, la crisi del settimo episodio, quindi sarà un episodio tremendo, ma già siamo partiti malissimo, perché senza dire dove siamo, perché siamo qui su questa terra, perché sto parlando, chi sono. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino. Di lavoro produco borse per altri e per hobby racconto tutto quello che c'è dietro e rompo le scatole a te e a tante amiche parlando sempre di borse originali, che sono quelle vendute attraverso il mercato legale. Questa è la settima puntata dove parleremo un po' di crisi di identità e crisi che ci sono in questo periodo, che non sono solo socio-economiche ma sono anche di altra natura. A livello personale si soffre tanto e soprattutto è la settima puntata della mia collezione di borse che mi sta accompagnando insieme a te per la manina per tutto quello che è il mio canale. Quindi in questo video andremo a guardare un po' di borse di pelle. Già ti dico che sono tutte borse che amo, così ci togliamo le facce schifate subito. Quindi sarà un video bello di narrazione di borse che amo e di tanti piccoli aneddoti, ma ci vediamo subito dopo la sigla. Io leggo sempre i commenti che ci sono poi sotto ai video ed è simpatico perché proprio oggi che ho pubblicato un video che appunto parla di Made in Italy e che ti invito ad andare a guardare perché è importante proprio per tutto quello che sto cercando di comunicare da un po' di tempo, e cioè che bisogna comprare borse originali e soprattutto sarebbe fondamentale la certificazione di filiera. Ancora di più perché le borse che andremo a vedere oggi in grande parte sono fatte in Italia. Io ho la fortuna, attraverso il fatto che comunque faccio le recensioni, vado un po' a scoprire che cosa c'è dietro il brand. Molto spesso si fanno delle interviste ai brand e quindi riesco a raccontare sul mio blog le loro storie, tutto quello che c'è dietro, i sacrifici, le ricerche e tutto il resto. E quindi questa cosa è ovvio che la certificazione di filiera del Made in Italy abbinata a tutto quello che è la narrativa del Made in Italy per me è fondamentale, come sono fondamentali i tuoi commenti. E quindi leggo i commenti sotto e c'è stata una bellissima persona, una di voi, che ha commentato, ha detto sì, tutto bellissimo, argomenti interessantissimi, ma quando fai le recensioni delle borse? Quindi oggi ti accontento con un settimo episodio dove magari ti sei persa qualche borsa che poi ti invito ad andarti a guardare con calma attraverso le varie recensioni che ci sono sul canale. E poi soprattutto lunedì ripartono finalmente le recensioni, perché è una cosa che mancava anche a me, e spero di non fermarmi, soprattutto per tante cose, che significa che possiamo registrare, che c'è l'umore, c'è la voglia, che si scoprono tanti brand che aspetto, anche se ho una bella lista d'attesa di brand da comprare anche grazie a te. Quindi grazie mille, ma partiamo subito. Parto subito col Botto, che secondo me è uno dei brand che è più legato alla mia lotta alla contraffazione. È un brand che ha reinventato la manodopera del pezzotto facendola diventare legale. E quindi tra 3, 2, 1 vedrai la borsa. Eccola qui, la borsa di Very Good. Ti ho raccontato in diversi momenti, anche post che trovi su Facebook, su Instagram, quello che c'è dietro questa storia, questo brand Made in Napoli che attraverso il reinventare, attraverso il riutilizzo della manodopera che veniva utilizzata per il contraffatto, perché c'è un mondo là dietro, c'è un mondo di sfruttamento, di gente che se potesse fare altro farebbe altro, e quindi non vediamo sempre il fatto che la contraffazione è l'ammortizzatore sociale. Quindi c'è questo brand che ha incominciato questa rivoluzione, questo riutilizzo della manodopera specializzata, perché chi è bravo a fare il pezzotto è bravo a fare l'originale, e quindi ha avuto l'intuizione di poter dare una mano a queste persone e reinserirle nel mondo del mercato legale,
producendo delle borse ad hoc per questo progetto. E quindi, al di là che le borse sono fighe, al di là che il brand è made in Napoli già così, al di là che uno dei creatori è un bellissimo ragazzo, l'altro pure, insomma, non è mai da buttare tutto questo nel conto, al di là che alle spalle ha un concetto fondamentale, che è quello di reinventare qualcosa che non è valorizzato e che quindi è la manodopera, io penso che Very Good sia davvero very good. Oltretutto questa borsa è fighissima perché vabbè, io ci ho giocato, se vai a vederti il video, anzi poi ti faccio vedere proprio il video, insomma, dove ti parlavo pure delle parti della borsa, guarda un pochino. La borsa è questo secchiello meraviglioso che puoi trovare sul sito con diverse varianti di colore interno, perché la particolarità proprio di questo prodotto è che è stato studiato questa sacca in diverse colorazioni in modo da poter variare il complesso della borsa, perché ovviamente se ci metto la sacca verde, beige o di altri viola, lilla, c'è sul sito nero su nero, però non mi piaceva perché sennò era troppo pesante, insomma questo molto ape maia mi interessava, tipo l'ape maia. Io ho quest'animo molto fanciullesco nonostante i miei quasi 40 anni, e quindi ogni tanto faccio questi collegamenti alla mia infanzia, che è tipico delle persone che stanno facendo anziane, di collegare, perdersi nei periodi, capito? Quindi collego parti della mia età. Brand stra promosso e fra parentesi tenuta, cioè facilissimo da pulire, molto semplice. Io utilizzo solo il latte detergente e la crema, il fissativo, e quindi è wow, si pulisce molto velocemente. E borsa figa, artigianale, sempre made in Italy, molto consigliato da voi, e te lo faccio vedere fra poco. Questa borsa qui è stata una borsa che ho utilizzato tantissimo e che è quel made in Italy giusto compromesso fra qualità e prezzo. Si fa tanto parlare, no? Made in Italy costa tanto, costa poco, se costasse di meno, la scusa. In realtà io penso che fondamentalmente, continuo a dirlo, il prezzo è fondamentale solo per il brand, e ovviamente tu devi spendere in base a quello che ti puoi permettere. Basare tutto sul prezzo è un po' fuorviante, ed è stato proprio il cavallo di Troia della contraffazione, cioè quello su cui si basa molto la contraffazione. Non puoi spendere 2000 euro, io ti do la borsa a 300 euro. Quello che dico io, invece di comprare una borsa pezzottata a 300 euro, 200 euro, 50 euro, il mercato offre tantissime possibilità e tantissime opzioni. Questo ad esempio per chi lavora come me, ha gli outfit sempre più o meno uguali, utilizza sempre gli stessi colori, ma anche se utilizza colori ad esempio estrosi, una borsa con questo tono, con questa capienza, leggerezza, perché sta borsa è veramente è leggerissima e ci carichi tante cose. Infatti se vai a guardare ti faccio vedere il video del test di utilizzo. Questa di leggerezza ne ha da vendere, essenziale dal punto di vista proprio dell'immagine e di tutto. La sto usando tantissimo per portare il computer, ci ho messo porta laptop, ci metto quello giusto per evitare che il portatile si appoggi in maniera brusca, e quindi ho quelli là imbottiti. Metto dentro, ci va perfettamente il mio computer, e in più riesco a metterci le pochette. Questa borsa mi ha stupito, perché all'inizio io ero abbastanza scettica pure sull'utilizzo, su quanto potesse reggere, e in realtà oltre che mantiene bene, che si pulisce facilmente, è un bel colore, è abbinabile sia d'inverno che d'estate. Certo magari è un po' più invernale rispetto, però questo è un brand che io ritrovo molto sui social, vado a leggere le recensioni e vedo che comunque è un brand molto seguito, che io non conoscevo e che devo ringraziare te per avermelo fatto scoprire. Quindi altra scoperta del mio canale, di cui ti ringrazio e che sono contentissima di avere nella mia collezione. Altro giro, altra corsa, un brand un po' più importante che fa dei braccialetti, che quando ho usato la borsa che è uscita dalla scatola mi è piaciuta tantissimo, ed è Cruciani. Cruciani, logo conosciutissimo, fa quei braccialetti bellissimi, insomma, che ti invito ad andare a guardare. Questa è una borsa che io ho stramato, notate le dimensioni enormi, perché a me piacciono, questo è il tipo di borsa proprio che io adoro. Poi io sono molto, purtroppo
io sono molto semplice col cibo, con gli attori preferiti, forse in qualche cosa non sono proprio semplicissima, ma diciamo in grandi linee per quelli che sono i gusti basic sono abbastanza semplici, e soprattutto per le borse mi piacciono le cose essenziali. Primo perché io le riesco ad abbinare dappertutto, perché secondo me quando tu prendi delle linee pulite, delle borse che hanno delle linee pulite con accostamenti semplici, molto d'effetto proprio per il materiale, l'accessorio, il logo e tutto il resto, sono molto più semplici da abbinare e quindi è più facile, no? Io che sono una pigrona anche nel dover scegliere cosa mettere la mattina, cosa mettere un giorno, cosa mettere un altro, per me è perfetto. E Cruciani mi ha dato tutto questo. Un problema, o l'unico problema che ho avuto con questa borsa è il fatto che fosse profonda rispetto a quella lì di prima, che è molto più rettangolare. Questa qua tende a perdersi le cose all'interno, che ovviamente è capiente, quindi tu butti e si riempie all'inverosimile, e poi diventa abbastanza pesante in questo senso. Però borsa stupenda, pulita, come insomma ti ho fatto vedere nel video della pulizia della borsa, quindi l'ho pulita un po' di più qui sotto per la questione che comunque si appoggia, per tenerla un po' più igienizzata. Il sacchetto ho utilizzato uno spray giusto disinfettante per tenerlo così, fatto arieggiare perché ovviamente non va a contatto con la borsa, e quindi molto figa. Adesso passiamo poi da questa borsa che comunque io utilizzo per lavoro ad un'altra borsa che utilizzo per lavoro e ho utilizzato non tanto ma tantissimo, ed è la borsa di P Quadro. La quarantena porta dei seri problemi, cioè non lo so, io mi sento come se fossi in una campana, cioè mi sento vattata, faccio le cose, mi muovo, faccio 3000 cose, però sembra che non ho fatto nulla, non lo so, poi sono tossica, voglio andare a lavorare, io vivrei adesso in fabbrica, cioè come se andai la mattina, io mi sveglio una rannata, cioè proprio che tradotto una dannata, cioè sono una persona molto accanita, come, perché il napoletano, poi torniamo sempre allo stesso discorso che va più per concetti filosofici che rannata, è proprio uno, cioè, che vuole, avida di fare qualcosa, cioè io mi sveglio proprio così e faccio, mi devo truccare, ho 7 ore e mezza che faccio un restauro, che mo mi è venuta tutta questa cosa, non so se stai vedendo nei video, mi sto applicando a fare le sfumature con 2 o 3 colori, e che vedo tutti questi tutorial che fanno con questi pennelli, fatti quel colore così, ma io ci metto 8 anni e mezzo e poi a me non fanno prese i colori, poi non riesco ad abbinare i colori e delle volte faccio delle cose brutte. Vabbè, tornando alle borse, se no ci perdiamo in troppe chiacchiere e poi mi dicono che io chiacchiero troppo. Insomma, bellissimo altro commento, c'era scritto: bellissimo video, apprezzo tutto quello che fai, però quanto chiacchieri. Oh, ragazzi, mi dovete, cioè, è come i matrimoni, capito? Il mio canale YouTube è così, mi dovete prendere per il buono e per il brutto, ci sta. Poi prendetela un po' come dire, una cura psicologica che fate a me, cioè voi siete le psicologhe, ti siedete lì, Ornella c'ha questo disturbo, c'ha quell'altro disturbo, e poi è fissata lei alle borse originali, è fissata lei made in Italy, a raccontare le produzioni, a cercare di portare più lavoro in Italia, terzisti e tutto il resto, e quindi voi sopportatemi e supportatemi nel migliore modo possibile, soprattutto tollerando i miei sbalzi di umore. Soprattutto nessuno ha detto che io non è vero che sono bipolare, vorrei dire che sotto a quel video lì non c'è stato nessuno che ha detto, anzi c'è stato qualcuno che ha detto non posso commentare sul tuo bipolarismo, quindi questa cosa insomma l'ho lasciata abbastanza interdetta. Questa borsa non solo mi ricorda quando facevo i video ed avevo una verve che ormai ho perso, quindi quella, come dire, un capello biondo giallo bellissimo, che vabbè, comunque per evitare di creare in te aspettative troppo alte, te ne faccio dire un pezzetto. Bentornata alla Best Bags Review, e in questa puntata ti parlerò di un brand che apprezzo tanto, ma poi scoprirai un pochino più dopo. Parliamo di P Quadro, e ti faccio un po' di storia. Tornando seri, questa è una borsa stupenda e che, nonostante io abbia pulito, vorrei farti vedere che l'ho distrutta e non tornerà mai più come prima, quindi arrendiamoci. Quando a volte mi dite ma come faccio che la borsa si è spellecchiata e quella così e quella così,
Sicuramente influisce la qualità della materia prima che ti ho spiegato, insomma negli anni è un po' degenerata. Sicuramente un prodotto non di fascia altissima non può avere una pelle di primo fiore, poi magari ci facciamo pure un video su quali tipi di pelle e tutto il resto, però è vero anche che io questa l'ho utilizzata all'inverosimile, quando posso la utilizzo ancora. Prima perché questa è una borsa iper capiente, pratica, ci entra tutto, studiata proprio per il lavoro, quindi ha tutti questi scomparti, tutta questa parte insomma di tasche, qua dietro c'è tutta la parte dove poter mettere il computer, insomma è una borsa da lavoro, una signora borsa da lavoro, e per il prezzo che la pagai ai tempi fa davvero insomma la sua figura. Poi è ovvio che col tempo i difetti già c'erano prima, si evidenziano ancora di più, quindi è naturale che adesso dovessi proprio ricomprarla, anche no, nel senso che vorrei qualcosa di più, come dire, mi sto imbappinando solo lì, cioè improvvisamente, e proprio per la questione della quarantena, a me mi si aprono 8000 finestre, cioè parlo, improvvisamente si aprono finestre, i mondi, passo da qua a un altro mondo. Adesso mi è venuto in mente che durante la quarantena mi sono vista tutta, cioè improvvisamente ho scoperto che esisteva questa serie Viking che non mi ha più lasciato, perché mi sono praticamente sentita particolarmente coinvolta da tutto quello che è la serie iniziale, che è uscita nel 2013. Ho cominciato a vedere sta serie per una cosa culturale, perché volevo scoprire questa cultura vichinga e tutto quello che erano gli dei, sicuramente. Poi ci stava questo diciamo, come dire, questo vichingo Ragnar, che ha, come dire, turbato notevolmente la mia cognizione. Cioè, ho sempre pensato che i vichinghi fossero, come dire, di un'altra razza, ecco, però insomma ho rivalutato anche umanamente, e Ragnar ha sconvolto un po'. Ragnar ha fatto rivedere tutto, anche un sistema di cognitivo, capito? Biondo, occhi azzurri, non è che mi piaceva, anche se poi c'è stata quella parentesi con Achille Lauro durante Sanremo, e quindi ho pensato che all'alba dei miei 40 anni, dove è successo di tutto quest'anno per non farmi fare la festa, che io volevo la festa col vestito grande, sai, tutte quelle cose molto napoletane, dal boss delle cerimonie eccetera, con vicino alla fotografia di Mario Merola, non potrò fare tutto questo perché non possiamo fare aggregazione, quindi non l'avrei mai fatto, però insomma nei sogni di mia madre probabilmente questa sarebbe stata la mia festa di 18 anni, con un bel vestito molto pomposo. Insomma Ragnar ha riportato insomma, in me quel concetto, vabbè, che comunque, ritornando poi alla borsa, che era, non so perché mentre descrivevo la borsa, o sarà stato l'accostamento del capello biondo mio di allora, non so che le giromentale ho fatto, comunque morale della favola, il modello mi piace tantissimo, i materiali un po' di meno, però P-Quadro per me è sempre una sicurezza per quella categoria di prezzo, dovendo scegliere un po' colori più scuri perché probabilmente mantengono un po' meglio, e probabilmente Ornella cambiati un po' più spesso la borsa, perché le borse si deteriorano e quindi non è che possono durare a lungo, soprattutto se le distruggi. Quindi insomma un po' questa è la morale che mi porto, quindi borsa assolutamente promossa, che chiudiamo e passiamo ad un'altra borsa. Comunque mi invito ad andare a guardare Viking, perché sono quelle, come dire, quelle serie che arricchiscono. Passiamo ad un altro brand, ce l'ho appeso alla mano sinistra, però voglio fare la suspense come fanno i grandi, che so, youtuber, sai, non so, grandi effetti speciali, montaggi. Viene la valletta, devo prendere una valletta che mi porta a Valletto. Voi preferireste Valletto, giusto? Tipo Ragnar, però dovete andare, cioè, ve lo metteranno una foto, chi mi monterà il video, mi direte se dobbiamo invitare Ragnar a fare solo il Valletto, però fare solo il Valletto, portare solo le borse. Quindi passiamo a questo brand che io ho adorato, soprattutto perché quando sono andata ad informarmi chi sono, quanti sono, cosa fanno e che bel progetto c'è alle spalle, io ho adorato questi ragazzi Tuscany Leather, un progetto studiato nei minimi particolari. Ti invito ad andare a guardare l'articolo sul mio blog, ti lascio poi tutti i link qui sotto. Questa borsa
qui, una borsa studiata molto figa. Tuscany Leather ha una particolarità che fa un prodotto made in Italy, ha creato una sorta di consorzio dove cercano di far lavorare tutti gli artigiani, quindi in questo periodo dove dobbiamo far riprendere le attività a 360 gradi, mi raccomando, cercate di scegliere brand italiani, prima perché sono ecosostenibili, poi sosteniamo le attività locali e quindi è fondamentale. Legano molto il prezzo al prodotto, quindi riescono ad uscire con dei prodotti, con un'ampia gamma di prodotti e con dei prezzi notevolmente accessibili. Fanno un prodotto che a me piace tantissimo, sto zaino borsa, non è capientissimo, se ti ricordi, insomma, quando l'ho utilizzata dal punto di vista di grandezza, proprio di ingresso delle cose, no, sicuramente non c'entra il computer, però nell'assieme è una borsa molto versatile, con delle tasche. Questa qua posteriore l'ho usata tantissimo, la questione di farla diventare zaino, che poi ho visto in tantissime altre borse, senza dover montare, smontare, montare, rimontare, è una cosa utilissima, perché sai, insomma, non sempre è facile, portati le tracolle e tutto il resto, quindi questa cosa di trasformare da un momento all'altro la borsa in zaino è una cosa fighissima. Quindi questo è un progetto che mi piace tantissimo e ti ho raccontato già che è un grande progetto dal punto di vista proprio di e-commerce, marketing. Sono stati all'avanguardia rispetto a quelli che erano i tempi che stavano avendo, quindi un progetto stra figo e stra promosso. Nel frattempo, nel pensare insomma a sta cosa di Ragnar, ho pensato di invitare anche lui in questa finta festa di compleanno dei miei 40 anni che non esisterà. Dopo il boss delle cerimonie e una serie di cantanti neomelodici, c'è una canzone diciamo neomelodica, un duetto che mi ha particolarmente affascinato in questo periodo, che poi ho scoperto che è una canzone vecchia di Tony Colombo, che Tony Colombo ha in pratica, come dire, cantato con questo Daniele De Martino. Io sto ridendo perché poi ho visto un altro youtuber che si chiama Diego Youtuber, ha fatto una recensione, cioè mi sto morendo, mi viene da ridere. Comunque mi immaginavo questa festa dove io entravo con questo vestito enorme col parapallo tutto tulle, perché poi cioè fai 40 anni tutto tulle, cioè principessa sul pisello, una bella coroncina così, questa cosa tutto tulle, e poi devi dare, come dire, si dà un motivo, e quindi avevo pensato tipo tutto azzurro, quindi insomma gli uomini con qualcosa di azzurro, mi immaginavo tipo Marinaretti, tutti quanti, tutta sta gente che mi acclamava così. Comunque mentre ci pensavo già mi stava venendo l'ansia, perché io non è che sono proprio amantissima di organizzare le cose, però avrei avuto uno stuolo di persone che sarebbero prostate, e stavo pensando insomma a sta cosa, e mi piaceva la cosa di invitare anche la management a farmi 6, 7, 8, 10 cantanti napoletani, e quindi cominciare con antipasti e tutto il resto, che poi dobbiamo mangiare, no? Perché poi è così, e poi finire con una grande pasta e fagioli a mezzanotte. Però non so, insomma, se potrò realizzare questo mio sogno. Nel frattempo ti lascio con un pezzettino, 6-7 secondi del boss delle cerimonie, eventualmente non sai chi sia. Sono un'impresaria, sono una management, Guardiamo la borsa, dopo ti racconto, non so se hai visto il boss delle cerimonie, dopo ti racconto quanto amo le sorprese, perché 10 anni fa abbiamo rischiato insomma una cosa, ma te lo racconto dopo che ti faccio vedere questa borsa che io amo. E se proprio dobbiamo fare anche la lista nozze per, non so, si chiama lista nozze, lista compleanno, che poi nozze non mi sposo che i miei 40 anni, e quindi insomma dopo aver ringraziato per esserci arrivata in salute con un lavoro, restando nella mia terra e tutto il resto, la postina di Zanellato, e poi se me la viene a portare Franco Zanellato apprezziamo anche di più, oppure gli faremo noi le borse a Napoli. Vabbè, fatto sta che quello è un mio sogno, cioè io proprio ho 2 o 3 borse in mente, vorrei che la postina di Zanellato, io l'adoro, ed sta nella mia lista nozze Ornella 40 anni. Questo è uno zaino spettacolare, a parte che quando lo
pulito, latte detergente, poi ci ho messo la crema un po' più fluida perché ovviamente questa pelle è molto morbida e bisogna pure evitare, ecco, per evitare che si rompa, in questo senso che magari mentre la pulisci diventa troppo appiccicosa. È uno zaino che ho usato moltissimo ed è molto più capiente di quello che pensassi. In viaggio l'ho usato l'anno scorso per andare da mio fratello, belli tempo. Insomma, c'entra un mondo di cose, non sembra ma c'entra un mondo di cose. L'unica cosa è che proprio ci sono le maniglie che un po' si sono allentate per una questione proprio che veramente l'ho usata tanto, e poi non bloccandosi ovviamente tende ad allungarsi in maniera inverosimile. Ma è uno zaino leggero di per sé, io lo trovo di un colore stupendo, se guardi gli accessori hanno mantenuto la loro luce, pure questi qua qui dietro, quindi è una borsa che stra promuovo e secondo me zanellato insieme a Campomaggi e altri brand davvero sono un top class, cioè un ottimo made in Italy con un prezzo sicuramente non accessibile, cioè questa mi è costata molto di meno, che poi l'ho comprata in saldo e tutto il resto, però ecco, per un'occasione speciale, perché devo conservare i soldi, perché io voglio comprare borse originali, avere delle borse belle come idea, perché zanellato la postina ha avuto notevoli problemi perché ne hanno copiata in tantissimi, soprattutto quella chiusura, la doppia chiusura e tutto il resto, e quella cosa lì ti deve far pensare anche che dietro c'è tanto studio, c'è un'azienda, c'è tanto lavoro anche dal punto di vista proprio delle competenze, del know-how, delle conoscenze, quindi per me zanellato rappresenta veramente, al di là di un'ambizione lavorativa, perché è uno di quei brand per cui mi piacerebbe veramente lavorare, fargli le borse e tutto il resto, ma è un brand che io da consumatrice apprezzo tantissimo, li seguo sui social, a me piace davvero tanto, quindi stra figo zanellato. Passiamo ad un altro brand made in Italy, un'azienda che sta crescendo ma molto più piccola. E sì, hai ragione, ti devo raccontare 10 anni fa che cosa stava per accadere. Allora, devi sapere che tendenzialmente io so che a tutti quanti piacciono le feste a sorpresa, allora mo istintivamente mentre stavo registrando ho detto no, mi piacerebbe una festa a sorpresa e tutto il resto, poi mi sono tenuta che mio marito mi ucciderebbe, no? Dirà ti piacciono le feste a sorpresa? Sì, solo se me le organizza Ragnar Lodbrok. Però detta sta cretinata, 10 anni fa per i miei 30 anni dei miei amici insieme a mio marito hanno la splendida idea di organizzarmi una festa, ma fu una festa, cioè tipo i baretti a Pozzuoli, quindi torta e le consumazioni, e io non sapevo niente e quindi scesi con quasi, non ti dico, cioè, molto easy, senza fare uno shampoo e non era il giorno dopo il mio compleanno, perché facevo a mio marito, ma dove devi portare? No, dobbiamo andare a fare un giro eccetera eccetera. Comunque dopo tante storie io comincio a intravedere, a capire che c'era qualcosa che non andava e in auto lo comincio a minacciare. Allora, arriviamo praticamente lì fuori che quando vedo le persone non solo scoppio a piangere, c'è stata una reazione isterica, lo minaccio, cioè, quindi gli dico formalmente, dico dopo questa cosa, cioè, sappi che noi divorzieremo, proprio così, e ho pianto per 10 minuti, un quarto d'ora. Ora, a posteriori chiedo scusa a quelle povere anime che stavano lì per farmi una sorpresa, uno si aspetta che arrivi tutti quanti a sbattere le mani, no? Applaudire, sbattere le mani in napoletano si fa applaudire, perché giustamente noi simuliamo quello, sbattiamo, no? Battiamo le mani. E quindi mi hanno dovuto consolare, rassicurare che non fossi completamente, come dire, che tutto sommato stavo bene nonostante i capelli unti, vabbè, però insomma 30 anni me lo potevo pure permettere di non essere proprio impeccabile, però io insomma così. A fine serata poi ho detto ah, bella cosa così, però è rimasta nella storia questa cosa, quindi adesso riproponendola a posteriori, sostanzialmente un po' mi piacerebbe la sorpresa, ma forse non proprio festa, ecco, mettiamola così, o meglio
come diceva mio marito, e lui rideva perché faceva, ma io come facevo ad avvertirti? Che facevo io, tu mi avvertivi, mi facevo uno shampoo, e lui diceva ma non si chiama sorpresa se poi ti avverto e ti fai uno shampoo, per cui io adesso ogni 2 o 3 giorni faccio lo shampoo, e quindi eventualmente dovesse essere la sorpresa, io il giorno prima mi farò uno shampoo, capito? Quindi questa è la sintesi, tutto si ricollega ai capelli, quindi non so perché poi questa cosa. Torniamo alle borse, poi dimmi ovviamente anche tu se tu sei più del team che amano le sorprese, che quindi wow, qualsiasi cosa, che ne so, il regalino per il compimese o qualsiasi cosa regalo e wow wow wow, o sei come me, sì, concettualmente la sorpresa ti piace ma un po' insomma c'hai paura, vai in ansia, non ti piace, cioè sostanzialmente non ti piace, sì o no sorprese? Apriamo questo sondaggio. Allora, questa è una borsa strafiga, fatta da 2 ragazze fighissime ed è Hiburama. Hiburama, brand romano, da ragazze romane. Questa borsa è molto bella, che ha tenuto bene per gli accessori, anche se c'è il problema insomma che questi qua sono diventati un po' più, cioè non sono diventati più scuri, questi sono rimasti scuri, questi qua sono diventati un po' più chiari. È una bella borsa, ti fa fare bella figura, facile da abbinare, che sicuramente poi utilizzerò durante tutto questo periodo, perché ovviamente il bianco, il dorato, con tutto il sole che prenderemo nelle spiagge col plexiglass sarà perfetto. Quindi passiamo ad un'altra borsa, anche se aspetto di sapere, insomma, di conoscere anche queste ragazze, perché loro, producendo Made in Italy, so che producono a Napoli, aspetto sempre che ci incontreremo un giorno fra qualche fabbrica. Passiamo ad un'altra borsa, questa qui, a parte che ho visto il levrierino nuovo che hanno preso Tommaso Trussardi e la Hunziker, che si chiama proprio Odino, e quindi non vorrei dire che è un segno che Ragnar dovrebbe venire nei miei video a portarmi le borse. Questo è come quando i giocatori accaniti vedono in qualsiasi cosa i numeri che devono giocare praticamente. Questa borsa qui è un'altra borsa fantastica, prima per il design, perché io veramente ho tantissime borse, ma questo tipo di pelle rigata, poi il levriero che c'è sul logo, una borsa molto bella, e se vedi pulendola e tutto il resto ha mantenuto davvero bene. Diciamo dal contro c'ho soltanto il fatto che è un po' rigida, ma per il resto è davvero una bella borsa, io la adoro. Trussardi, stavo chiudendo, è davvero un bel brand, mi piace da impazzire questa borsa, ha fatto solo un po' di rughette qui dietro. Passiamo alle ultime 2 borse, tutte e 2 parlano napoletano, e una è un po' più popolare, che uno quando immagina il napoletano popolare lo immagina sempre così, se poi capito che è, e invece quando poi immagina il napoletano un po' chiacchiello, un po' più signorotto, no, chiacchiello non è signorotto, però Chiattillo è signorotto, quindi come non lo so fare, non so fare il signorotto, non sono una signorotto, però so fare bene la vaiassa, quindi insomma guardatevene bene da questa cosa. E la borsa è quella lì di Giaquinto, e Giaquinto, grandissima famiglia di produttori conto terzi per i marchi del lusso, bellissima struttura, lavorano per tantissimi marchi, da qualche anno hanno deciso di produrre le loro borse e questa è la loro meraviglia. La uso pochissimo per una questione proprio perché io sono molto poco cocktail e tutto il resto è sicuramente nella borsa da lavoro, quindi non è facile pure da abbinare, però è una bella borsa e per me è una di quelle borse che sono contenta di avere nella collezione, perché secondo me fra qualche anno sono quelle borse che quando avrò il mio museo, nella mia scuola, nel mio anfiteatro, tutto fatto, tutto quello che c'è nel mio cervello, avrò questo museo della pelletteria napoletana, ci saranno tutti i brand che poi saranno diventati brand importanti, famosi, e che uno potrà dire questa borsa c'ha 5-6 anni, ti racconto la storia, si vede il mio video di me che facevo la scema e c'aveva i capelli e poi avrò questi capelli lunghissimi tipo un raperonzolo praticamente quando farò questa cosa.
E questa borsa qui mi piace tantissimo, mi piacciono i colori, l'innovazione molto nelle linee del design. Loro hanno questa raffinatezza proprio innata, dettata proprio da molto buon gusto, dal fatto che comunque lavorano con i brand. Per me questa è una borsa made in Italy, che ha tutto un background alle spalle, molto curata nei dettagli, perché ovviamente essendo insomma i creatori, essendo dei produttori di borse, hanno unito la parte design a questo, quindi io lo amo come brand, quindi strapromosso. Passiamo all'ultimo brand e ci salutiamo con Uè. Mo decido pure quale canzone napoletana cantare, però dammi un secondo, mentalizzo di come vorrei chiudere la mia festa di 40 anni, come vorrei che venisse a sbattere tutti quanti le mani. Questa voglio tutti quanti con le rose in mano. Questo è Marco Calone, a parte che è bello, e poi ho scoperto che il film, no, vorrei, sai, questo sciame di amici che entrano con la rosa, io che fingo di piangere, non è vero mio? Mi emozionerei tantissimo con questa canzone sotto. Comunque bella, Marco Calone, figlio di Cinzia Oscar, un bacio a tutti quanti. E torniamo insomma alla parte che mi piace più di me. Poi nel prossimo video ti racconto di come poi sono tornata anche molto alle origini, che purtroppo insomma voglio raccontarti un po' questo periodo, ride e scherzo, ma è stato abbastanza pesante fra perdite e cose. Ma parliamo di Vanto Bag, dei ragazzi in gamba nella periferia di Napoli, tra Melito, insomma Melito, Arsano, Marano, quelle zone lì, hanno la fabbrica, un brand dove c'è tanto made in Napoli, tanto materiale, una fascia di prezzo molto abbordabile e che ovviamente dobbiamo sostenere in questo periodo di ripresa, con questo Made in Italy, che insomma con tutta questa situazione di incertezze, ma noi le certezze ce l'abbiamo e sono tutti i nostri brand. Vanto Bag, questa borsa è molto carina, c'ha questa tasca centrale e poi c'ha questo colore che io adoro, perché il verde è uno dei colori che amo alla follia. Bella la borsa, belli loro, è sicuramente uno dei brand da sostenere. Siamo arrivati tristemente e così velocemente alla fine di questo video. Ovviamente dimmi cosa ne pensi, aspetto le risposte al quesito fondamentale della vita, vatti a guardare, insomma, dimmi pure che pensi di Ragnar e tutto il resto, insomma è un video pieno di domande, ma tieni conto, vedi che adesso non so perché sto sistemando sto foglio qua sopra, però la mia vita è così e il mio canale è così, e improvvisamente faccio una cosa, poi ne faccio un'altra, poi riprendo a fare un'altra. Adesso ti devo lasciare, ti ringrazio per quest'ora, questa mezz'ora, quanto vogliamo farla diventare, insomma questo tempo che mi hai dedicato, sempre prezioso, e di cui ti ringrazio veramente dal cuore, e anche a te ti ha giocattata una rosa. Una musichetta che mi piace assai, poi mi sono azzeccati a TikTok. Vabbè, comunque noi ci vediamo al prossimo video, grazie di esserci stata, ciao da Ornella e molto sghiaccio, ciao.